Benissimo, buongiorno a tutti. È con grande piacere che abbiamo oggi ospite dell'Università di Catania il professor Renzo Tosi, che a breve presenteremo. Purtroppo sarebbe stato bello essere tutti qua in presenza, ma l'allerta meteo e la chiusura delle attività in presenza ci hanno imposto una scelta diversa, ma comunque, come vedete, siamo qua lo stesso. Il professore Renzo Tosi è stato ordinario di letteratura greca presso l'Università degli Studi di Bologna, dove tuttora comunque continua ad insegnare. Ed è bello che questo rapporto tra i docenti e l'università, a cui per tanto tempo hanno dato in termini di ricerca, in termini di didattica, continui appunto, senza interruzioni. È un insigne studioso di lessicografia greca, non a caso appunto l'argomento che abbiamo concordato è uno dei suoi campi di ricerca preferiti, e come sappiamo la lessicografia è uno degli argomenti che gli studenti di magistrale hanno in programma nello studio della letteratura, ma in questo caso avranno l'occasione di confrontarsi con alcuni esempi. Oltre che, ricordo fra i suoi lavori, un lavoro di un po' di anni fa, strutture lessicografiche, quello in collaborazione con Francesco Boschi, se non ricordo male, che è un lavoro fondamentale perché classifica le tipologie di voci che si trovano nei lessicografi in base ai meccanismi di semplificazione del testo originario. Adesso il professore naturalmente vi farà una serie di esempi, e sono importanti perché per noi questo ci consente poi di capire che uso fare appunto in termini di critica testuale, in termini di ricostruzione del testo originario di queste testimonianze. Oltre che di lessicografia, il professore Tosi si è occupato molto anche di scoliografia, di pariemeografia, quindi la letteratura di raccolta delle raccolte antiche dei proverbi, e il famoso dizionario delle sentenze greche e latine, più volte ristampato. E sulla pariemeografia naturalmente ci intratterrà più tardi, in occasione della commemorazione dei professori Salanitro e Donzelli, che terremo insomma appunto più tardi. Oltre a questo fa parte anche del gruppo di lavoro che sta allestendo per conto dell'Accademia Nazionale dei Lincei l'edizione nazionale dell'opera Omnia di Eschilo. In particolare, assieme a Marco Ercoles, si occuperà proprio degli scoli al testo eschileo, un lavoro nato anni fa sotto gli auspici del compianto Vittorio Citti, e ora sta proseguendo invece sotto il coordinamento di Enrico Medda, e anch'io mi onoro di partecipare a questa impresa editoriale con lo studio sui frammenti del dramma satiresco greco. Bene, non sottraggo altro tempo al nostro relatore, cedo subito la parola al professore Vincenzo Ortoleva, che è collega ordinario di filologia greca e latina presso l'Università di Catania, nonché responsabile del progetto Piaceri, un progetto che si occupa dall'oggetto al testo, correggimi se sbaglio, il titolo sì, è questo, giusto? Certo. È un progetto di ricerca che riguarda appunto il rapporto tra lessicografia e realtà effettuale, realien, come si direbbe con un titolo tedesco. Adesso il professore naturalmente avrà modo di darci qualche informazione in più su questo, e questa lezione che stiamo tenendo rientra appunto nell'ambito di questo progetto, e il collega è stato subito felice di accogliere la mia proposta. Di questo naturalmente gli siamo grati. Prego Enzo. Sì, grazie. Sarò brevissimo. Con grandissimo piacere introduco oggi il seminario del professor Renzo Tosi, al quale mi lega un'antica amicizia e una sincera stima. E ricordo, fra l'altro, che nei primissimi anni 90, quando io ero ancora un giovane studioso, mi sentii molto onorato di vedere da lui citato un mio lavoro nel suo notissimo e già menzionato Dizionario delle sentenze greche e latine, che
eccolo qui, che consulto molto spesso, e questo mi fece grande onore. Questo incontro, come ha detto il professore Cipolla, dedicato alla lessicografia greca, si inserisce nel quadro del progetto di ricerca Dall'oggetto al testo, di cui sono stato responsabile ed è ora coordinato dalla professoressa Maria Rosaria Petringa. E poi questo incontro di oggi si colloca pienamente anche nelle linee di indagine del nostro centro di ricerca Onomasticon, che appunto si intitola come sottotitolo Studi di lessicografia greca e latina, e centro che dirigo insieme alla stessa professoressa Petringa e al dottor Salvatore Cammisuli. Quindi sono molto lieto di dare la parola al professore Tosi e sono certo che il suo intervento offrirà a tutti noi spunti di grande interesse e di riflessione. Quindi a te, Renzo, grazie. Grazie. Prima di dare appunto la parola al relatore, approfitto anche per salutare naturalmente la collega Maria Rosaria Petringa, il collega Orazio Licandro, che vedo collegati, e tutti gli altri insomma, studenti, soci AICC che hanno trovato modo di partecipare. Prego, Renzo. Ringrazio tutti per questo invito. È ovvio che sarei stato molto felice di incontrarvi tutti quanti di persona, ma la situazione è questa e siamo fortunati che riusciamo comunque in qualche maniera a essere collegati. E il piacere di essere qui, di essere in questa splendida università è grande e spero di non deludervi. Questa mia lezione è indirizzata innanzitutto agli studenti, devo dire, quindi i colleghi sentiranno varie cose che loro conoscono molto bene. Però spero che gli studenti ne traggano qualche giovamento, e vorrei che parlare per un certo periodo, poi per un po', per diciamo un'ora un poco più, e poi vorrei che ci fossero eventualmente delle domande, soprattutto da parte dei ragazzi, su cose che eventualmente non sono chiare, perché quello che ripeto sempre a lezione è che quando si fanno domande al docente non solo si è si cerca di avere dei chiarimenti per se stessi, ma si aiuta anche il docente a essere più chiaro lui, a fare meglio la sua lezione, perché e soprattutto alla mia età è difficile capire ciò che si deve dare per scontato, ciò che non si deve dare per scontato, perché c'è quello che chiamano il gap generazionale, e quindi ci sono cose che io casomai do per scontato che per i ragazzi non lo sono, e viceversa. Prima di fare degli esempi riguardanti quello che diceva il professor Cipolla, cioè le strutture della lessicografia, farò adesso una piccola introduzione sui metodi che hanno caratterizzato lo studio della lessicografia, perché bisogna lo faccio per i ragazzi, perché bisogna queste cose in qualche maniera averle molto, molto chiare. Cioè, esiste un metodo tradizionale che è quello della filologia tedesca, e quella di una scuola che ha seguito la filologia tedesca, che io ho chiamato, devo dire, su suggerimento di Klaus Alpers, ho chiamato scuola tedesco-danese. Ma la filologia tedesca dell'Ottocento era una filologia che studiava la lessicografia in maniera eminentemente storica, cioè il rapporto tra i vari lessici, fra le varie glosse, e questo portava poi, soprattutto nella seconda metà del secolo, a fare quello che era il ricostruttivismo, cioè a ricostruire i lessici perduti. La cultura del secondo Ottocento è una cultura che proprio sull'impulso soprattutto di una certa visione positivistica cercava di ricostruire
il dato che si era perso, e questo in molti ambiti, devo dire, non solo nell'ambito lessicografico, ma nell'ambito lessicografico noi abbiamo delle opere come ad esempio l'edizione di Erodiano, che è un'edizione che uno prende, che si trova citata molte volte, ma in realtà è tutta ricostruita, cioè sulla base di un discorso un discorso intellettuale di rapporto tra i lessici, si dice la fonte di quei lessici è Erodiano. Quindi in qualche maniera ricostruiamo Erodiano. Erodiano è del tutto ricostruito. Bisogna stare attenti perché lo stesso metodo è stato usato poi anche recentemente, ormai non più recentemente perché sono 70 anni fa, da Erbse per la sua edizione dei primi atticisti, Pausani atticista e Elio Dionisio. Quella edizione è un'edizione completamente ricostruita sulla base di Fozio, sulla base dei lessici che noi abbiamo. Io ho molti dubbi, tra l'altro, che questi atticisti avessero grosse del genere, però questa era un'operazione che veniva fatta. E questa operazione è stata in qualche maniera messa sotto scacco e in qualche maniera è stata criticata per la prima volta da opere proprio della scuola cosiddetta tedesco-danese, cioè un'opera fondamentale è la storia degli etimologici greci di Richard Reitzenstein. E dopo questo volume fondamentale, un altro momento importante è stata l'edizione di quell'enciclopedia bizantina che è la Suda, l'edizione è curata da Ada Adler, e siccome era danese l'inizio della scuola tedesco-danese è proprio perché Alpers aveva questa venerazione per questa antica maestra. Questa edizione non è un'edizione che in qualche maniera rinuncia all'antica tradizione della scuola storica, cioè quella del confronto fra i vari lessici, però ha un'idea molto precisa. Cioè è inutile ricostruire, e soprattutto quando noi abbiamo a che fare con un testo come l'edizione della Suda, dobbiamo tenere presente quello che era il testo dell'autore che viene citato e il testo del testimone. Il testimone in qualche maniera aveva un testo diverso rispetto a quello che noi possiamo in qualche maniera inserire quando facciamo l'edizione dell'autore. Perché? Perché se ci sono, mentre nella storia dei testi classici noi abbiamo due possibilità di corruzione. Una corruzione del testo prima del testimone e una corruzione del testimone stesso. Cioè, se io prendo il testo di Platone, trovo un manoscritto in cui c'è un errore, mi chiedo se l'errore è precedente a quel manoscritto oppure se è posteriore ed è nella tradizione e viene dopo. Cioè, se un errore, l'errore può avvenire attraverso la tradizione e quindi essere stato dovuto dovuto al periodo precedente al cosiddetto archetipo, oppure può essere dovuto ai manoscritti che derivano da questo archetipo, cioè ammettendo che esistesse un archetipo verso l'anno 1000, può esserci quell'errore, può essere fatto tra quell'archetipo
e il nostro manoscritto che abbiamo davanti, oppure può essere precedente a quell'archetipo. Cioè questo poi è un'idea che viene nell'ambito della storia della tradizione e che presuppone che esistesse questo archetipo dell'anno 1000, insomma. Però questa è un'impostazione che almeno dopo Lachmann è stata data alla tradizione dei testi classici. Per quanto riguarda la lessicografia, i testi della lessicografia, bisogna tenere presente che le cose sono ancora più complicate, perché possiamo avere un errore che si ha nella tradizione prima che questo testo venga preso dai lessici, si può avere un errore nella tradizione di quel lessico particolare, ad esempio della Suda. Noi abbiamo, diciamo, un testo di un autore classico testimoniato dalla Suda. Allora, prima possibilità di errore. Prima possibilità di errore è che ci sia stata una corruzione di quel testo prima che venga ripreso dai lessici. Seconda possibilità, che nei manoscritti della Suda ci sia quell'errore. Terza possibilità che abbiamo, che nella tradizione lessicografica si sia verificato quell'errore. Cioè, siccome i vari lessici copiavano l'uno dall'altro, ecco che nella tradizione ci può essere stato questo errore. Tutto questo discorso cosa comporta? Comporta che quando facciamo l'edizione di un lessico bisogna stare attenti. Noi troviamo degli errori, ma questi errori non erano errori per chi ha scritto quel lessico, perché erano precedenti. E chi ha scritto quel lessico pensava veramente che le cose stessero così. Quindi le cose sono più complesse. Esiste un testo particolare, cioè in altri termini, esistono dei chiari errori nelle citazioni che la Adler non corregge. Non corregge perché pensa che siano errori che erano nella tradizione lessicografica precedente alla sua. Tutto questo è un discorso sempre storico, ma un discorso storico che tiene presente di un fatto, di una relatività del divenire storico, cioè che tiene presente che quando noi abbiamo a che fare con un testo lessicografico noi dobbiamo metterci nelle condizioni di quel lessicografo, capire se quel lessicografo in qualche modo, capire qual era il testo che quel lessicografo prendeva. Questo è il motivo per cui se voi prendete molti testi lessicografici, voi trovate tante croci e voi dite, ma queste croci, è chiaro che il testo qui è sbagliato, perché mettere la croce, la crux desperationis? Perché mettere la croce quando correggiamo? E no, la croce significa molto spesso nei testi lessicografici che l'errore è chiaro, però che quel lessicografo aveva recepito un testo in cui l'errore c'era già. Quando Nicao o altri editori, Theodoridis, altri editori dei testi lessicografici inseriscono le croci, molte volte non indicano che il testo è disperato, indicano che il testo è chiaro che lì c'è un errore, ma che quel testo era già erroneo quando è stato recepito dal lessicografo. Queste sono premesse che volevo inserire perché mi sembra che siano molto chiare, cioè questa tradizione lessicografica che nasce nell'Ottocento ha lasciato un po' perdere, tranne quell'edizione di Herbst di cui parlavo, lasciato un po' perdere il ricostruttivismo dopo la Adler e ha preso questa strada, quella della differenza, del rispetto, diciamo, del lessico come si è formato in se stesso. È chiaro che
tutto questo discorso cozza poi contro tantissimi problemi. Cosa abbiamo di questi lessicografi? Abbiamo poco, sappiamo poco. Un esempio, parlavo con un collega, il professor Ucciardello, proprio nei giorni scorsi. Noi, ad esempio, cerchiamo in qualche modo, abbiamo l'idea di un lessico molto importante, che è il lessico di Diogeniano, che sarebbe stato che era la fonte di tanti nostri lessici. Però cosa sappiamo effettivamente di questo Diogeniano? Sappiamo veramente poco. Addirittura ci sono delle testimonianze che dicono che aveva fatto un compendio di un lessico che era suo contemporaneo. E ci chiedevamo io e Ciordello, com'è possibile che lui abbia fatto il compendio di questo lessico di Vestino, che era il lessico contemporaneo. Cioè ci si scontra contro tante variabili facendo questo discorso storico, per cui bisogna stare molto cauti e in qualche maniera a volte è il motivo per cui quell'uso delle croci quando il testo è erroneo è forse esasperato. A volte in certi testi si hanno queste croci quando forse non sarebbero del tutto necessarie, però in qualche maniera è dovuto proprio al fatto che noi ci scontriamo con un materiale estremamente fluido, un materiale estremamente che ti scappa da tutte le mani. Ecco. Di contro, e qui vengo un po' al discorso di cui parlava il professor Cipolla all'inizio, di contro, in Italia negli anni 60 del secolo scorso è nata un'altra scuola di studi lessicografici che in qualche modo partiva proprio da questa constatazione per dire che ciò che era importante non era la ricostruzione oppure la visione storica il rapporto storico tra i lessici, ma capire qual era la struttura dei lessici. Capire come funzionavano i lessici, come quando noi abbiamo una glossa, quando abbiamo un lemma con un interpretamentum, capire il rapporto tra quel lemma e quell'interpretamentum. Le due scuole per tanto tempo sono state separate, forse anche in polemica l'una con l'altra. Devo dire, anzi senza il forse, devo dire che forse una delle poche cose buone che ho fatto io e che hanno fatto i miei allievi è stata quella di riunire tutto questo discorso, perché in effetti le due cose non vanno una contro l'altra. Da una parte è giustissimo fare un discorso sulla struttura dei lessici, cioè capire come funzionano, che rapporto ci sia tra lemma e interpretamentum. Dall'altra parte, se ci si basa solamente su questo, si rischia a volte di fare degli errori, come può essere quello di cercare a tutti i costi la congettura quando noi abbiamo delle glosse che non funzionano. Dice come mai non funzionano, cerchiamo di drizzare le gambe ai cani, quando molte volte non è possibile, e allora deve assolutamente, soprattutto in quei casi, intervenire proprio il discorso storico, che è assolutamente indispensabile, e le ipotesi di rapporto fra i vari lessici. Devo dire che adesso questa differenza fra queste due scuole sostanzialmente non esiste solamente una scuola di studi lessicografici che tiene presente sia le istanze, diciamo, funzionaliste, sia quelle istanze di tipo storico. Ora, dopo questa premessa,
che spero chiara. Adesso non vorrei avere confuso le idee, invece di avere chiarito un po' le cose. Mi fermerò su alcuni elementi che caratterizzano la lessicografia antica, facendo alcuni esempi. Adesso vado a condividere lo schermo. Scalgrotta, sì. No, condividi, sì. Ultimissima cosa che dirò è questa. Vediamo via questo qui. Ultimissima cosa dirò, anche se banalissima, e credo che tutti i ragazzi lo sappiano, c'è una differenza fondamentale tra la lessicografia antica e la lessicografia moderna. Quando noi prendiamo un lessico, noi pretendiamo una certa completezza. Invece la lessicografia antica nasce sostanzialmente dall'esegesi dei classici, e dall'esegesi dei classici da una parte e dall'interesse per le parlate locali, quindi per espressioni strane delle parlate locali, dall'altra. Cioè è una raccolta di glosse. Cosa sono le glosse? Sono termini difficili, termini che non si comprendono, e le glosse possono essere difficili o perché sono lontane nel tempo, cioè appartengono a quello che è la grande tradizione poetica o la tradizione comunque letteraria, oppure lontane nello spazio perché appartengono a certe parlate locali. Questo è molto chiaro leggendo già Aristotele. Aristotele aveva con precisione enucleato questo discorso che ho fatto adesso sulla glossa. La differenza particolare è che Aristotele, volendo creare un linguaggio scientifico quindi chiaro e distinto, su basi chiare e distinti, sulla base della chiarezza, dal suo linguaggio escludeva le glosse e vedeva le glosse solamente come un elemento di studio, mentre appartenente alla lingua poetica. Mentre è chiaro che nella cultura alessandrina, dalla cultura alessandrina in avanti, la glossa e lo studio sulle glosse non solo diventa importante come lo studio di un fenomeno, ma diventa importante perché le glosse costituiscono una specie di serbatoio per i poeti, per i letterati. Le raccolte delle glosse a livello alessandrino sono esattamente come nel nostro barocco, sono dei repertori anche per i poeti. Comunque da questa esperienza alessandrina nasce tutta la tradizione lessicografica successiva. Questo è un concetto fondamentale che bisogna sempre tenere presente. La glossa, la lessicografia antica nasce in questo modo. Nasce dalla ricerca delle glosse intese in queste due dimensioni. Allora, quali sono questi rapporti tra lemma e l'interpretamentum su cui io in qualche maniera voglio fermarmi? Beh, il primo elemento riguarda la cosiddetta lemmatizzazione. La lemmatizzazione che cos'è? È qualcosa che noi abbiamo in tutti i lessici in realtà, cioè il fatto che quando si ha un lemma, in genere si porta quel lemma verso una forma, diciamo, canonica. Voi sapete benissimo che se cercate un verbo greco, cercate sempre il verbo alla prima persona, singolare, oppure un sostantivo lo cercate al nominativo. Nei lessici classici ci può essere, siccome derivano dall'esegesi antica, ci può essere sia questo fenomeno, sia la ripresa invece del testo originario, quindi del caso o della forma verbale, nominale che c'era nel testo originariamente.
non è detto che i lemmi siano cosiddetti lemmatizzati. Però ci sono forme di lemmatizzazione che sono abituali. Ad esempio, per i sostantivi sono il nominativo, l'accusativo. Queste sono le più usuali. Per i verbi, innanzitutto il prima persona, l'infinito, la terza persona. La terza persona perché? Perché deriva dai commenti essenzialmente. I commenti in cui si diceva vada che qui succede questo e si diceva la terza persona. Questo molto di più per questo motivo, questo legame ai commenti dei testi classici, piuttosto che andare a astrologare altri discorsi, come per esempio il rapporto con Sanscrito, con altre tradizioni. Questo non lo credo molto. Però, accanto a questo ci sono forme di lemmatizzazione particolare. Guardate, questo per esempio, noi troviamo in questo lessico interessante, perché il cosiddetto anti-atticista è contro la tradizione atticista. Adesso ci sarebbero tante cose da dire, però fermiamoci qui, perché uno dei punti interessanti degli studi lessicografici è quello che riguarda l'atticismo, che ha condizionato poi tutta la storia della lingua greca successiva, cioè il cercare di trovare una lingua greca che vada bene per la tradizione letteraria, che sia lontana dalla tradizione parlata, perché si concepisce la tradizione parlata come qualcosa di degenerante o di degenerato. Vabbè, lasciamo stare questo discorso, che sarebbe lungo e sarebbe molto interessante. Poi se a qualche ragazzo interessa mi fermerò su di esso. In questo discorso c'è anche un lessico che è contro questo rigore degli atticismi, degli atticisti che cercano in qualche maniera di trovare questa lingua dotta da proporre per gli autori. Ora vedete, qui iniziamo con gli errori, ce ne sono almeno due, queste tucudides, vedete? Purtroppo gli errori del copista ci sono anche in questo handout, non solo il copista sarei io in tal caso. Questo vi insegna che gli errori li fanno tutti, sia i professori sia i ragazzi, quindi non preoccupatevi troppo per gli errori. Vabbè, questo era exanalabo tuchidides alfa. Però se uno va a vedere nel primo libro di Tucídides non c'è questo verbo, exanalabo, anzi il verbo exanalabo effettivamente non esiste. Quale sarà la radice? Prendete questo passo di Tucídides e vedete che c'è ectes nesu analabosin, dal verbo analambano ovviamente. E vedete, analabosin, qui si ha questo, sapete che nella storia della lingua greca uno degli elementi essenziali è quello della funzione, è un po' come nell'inglese, la funzione di certe, quelle che per noi sono preposizioni e che avevano un valore poi a volte, anticamente avevano un valore avverbiale e che in qualche maniera erano premesse, erano preverbi. E qui il gioco tra le preposizioni e i preverbi che sono attaccati al verbo. E qui da ectes nesu analabosi, ecco che il nostro lessicografo ha tratto un verbo exanalabo. È un caso molto particolare, è un caso, vabbè, che può essere anche considerato divertente, se vogliamo. Cosa c'è? Uno può dire, ma qui c'è alfa e qui c'è il terzo libro invece. Come mai ci sarà, c'è questa differenza? Beh, le possibilità sono due. Intanto bisogna tenere presente che
differenza tra i testi, tra i libri di Tucidide, la separazione dei libri di Tucidide è tutto un discorso su cui ha lavorato molto Canfora e devo dire molto complessa, oppure può esserci sicuramente un errore tra Alpa, un errore nel numerale, gli errori nei numerali sono quanto mai diffusi e può esserci un banale errore anche nei numerali, insomma. Ecco, il secondo punto riguarda quello che ha portato all'interno dei cosiddetti, che parlavo, scuola funzionalista, anche a delle polemiche e visioni differenti, che non aveva, se si guarda con occhio storico aveva un poco senso, perché si tratta di due fenomeni assolutamente diversi. Le cosiddette coppie contigue ed endiadiche. Chiamiamo coppie contigue quando noi abbiamo sostanzialmente un interpretamento, un sorprendente che si comprende solamente all'interno di un contesto in cui ci sono due parole vicine e si è interpretato un termine difficile in una glossa con una parola vicina. È quello che noi potremmo dire un autoschediasmo. Cioè, anche voi, se trovate una parola difficile in un testo, cosa succede? Succede che andate vicino e cerchiate dal contesto di capire. Se poi c'è un aggettivo, c'è un altro termine vicino, ecco che pensate che più o meno può essere identico, può significare quella cosa. È un fenomeno che ha le sue radici proprio nella lingua poetica. Adesso, se poi a qualcuno interessa, dopo farò vedere anche in un altro handout un punto interessante. Cioè, anche la lingua poetica, se prendete Omero e prendete i lirici, trovate che quando c'è un termine difficile, molto spesso nel contesto questo termine difficile è spiegato con un termine meno difficile. E questo comporta che poi a livello lessicografico questo fenomeno ci possa essere. L'esempio che ho qui è un esempio che ho fatto 1000 volte, in cui tra l'altro, vedete, non so come mai si è saltato via gli accenti per il CAI, si vede che non piaceva per il micran, CAI, qui l'accento grave evidentemente è saltato, qui N. Qui effettivamente non so, l'errore del copista è inferiore, qui è stato nel trasformarlo in PDF, non so francamente perché qui l'ho davanti la copia corretta invece. Comunque, lasciando stare questo elemento, che cosa succede? Questo è un passo dei re, è un passo dei 70. Un passo dei 70 in cui noi abbiamo questa espressione, e food bar, le fod, questa veste sacerdotale, con questo termine che viene dall'ebraico ed è una traslitterazione di bad, ma con questo errore. Questo errore comporta nell'esegesi a una incomprensione. Cosa può significare questo bar? Questo bar non significa nulla. E che cosa fanno questi esegeti? Alla fine vanno a vedere il contesto e vedono che si tratta di Samuele, che era più un piccolo fanciullo ancora, poi che vestiva non solo queste fodbar, ma anche un'altra veste che era Micran, piccola. Anche questo, vedete, l'accento è saltato, comunque Micran, piccolo. Ed ecco che spiega Bar Micron. In realtà non esiste, perché quello era semplicemente un errore di trascrizione.
un errore di trascrizione non era bar ma bad, che vuol dire di lino, e l'esegeta, trovandosi di fronte a questo strano bar, ecco che va a spiegarlo con micro. Questa è la cosiddetta coppia contigua. Questo è un esempio che sarà l'ultima volta che faccio, perché siccome l'ho fatto 1000 volte, ho sentito uno che diceva che se l'aspetta sempre che io faccia questo esempio, e quindi a questo punto questa è l'ultima volta che lo farò, anche perché questa volta sono saltati via anche gli accenti, gli accenti sono saltati via perché mi hanno detto adesso basta, non lo far più. Che cos'è la coppia endiadica? La coppia endiadica è qualcosa di molto diverso. E quando due termini, che sarebbero tra loro anche differenti, sono però nella lingua poetica collegati molte volte e formano un'endiadi. E nella lessicografia si trova uno spiegato con l'altro. È il caso, sempre prendendo un elemento che nasce dai 70, di questo Bissilon Porphyron, su cui aveva studiato Degani, correggendo Porphyron in Porphyron. E che cos'è che collega? Sono le vesti che sono di bisso, di questo tessuto, e colorati di porpora, di colore di porpora. È chiaro che i due termini non sono uno uguale all'altro, non sono uno la spiegazione dell'altro, ma sono legati tra loro in endiadi e noi li troviamo nella lessicografia in questa maniera. Si tratta di coppie quindi endiadiche, mentre, allora possiamo dire questo, che mentre nel primo caso abbiamo un fatto di microtesto e soprattutto abbiamo un fatto di parole, nel secondo caso abbiamo un fatto di langue. Noi questi due casi li dobbiamo proprio studiare in questi termini di Saussure. Da una parte abbiamo la coppia contigua quando è un elemento di parole, cioè legata semplicemente a un dato testo. Secondo caso, quando dalla parola si passa invece a un fatto di langue, cioè che la lingua poetica o la lingua letteraria ha questa caratteristica. Quindi questa è la grande differenza. A volte ci sono dei legami sintattici. Questi legami sintattici si hanno molto spesso tra aggettivo, sostantivo oggettivo, ma soprattutto tra aggettivo e sostantivo, e indicano che in un dato contesto, soprattutto dato contesto, che un aggettivo è legato a un sostantivo particolare, quindi indica quel legame sintattico. È una cosa un po' complessa, l'ho notato anche recentemente facendo, così presentando i frammenti, presentando i frammenti Eschilei editi da Berardi, che c'era un frammento in cui appunto c'è una struttura di questo genere, un aggettivo spiegato con un sostantivo, e in qualche modo pensava che andasse corretto aggettivo e sostantivo entrambi messi nel lemma. Questo è possibile, però bisogna tenere presente anche questa possibilità, cioè di queste glosse in cui possiamo chiamare sintattiche o sintattico-contestuali, in cui appunto si indica esattamente questo legame. Questo legame, come vedete, può essere in casi strani anche ipotizzato per altre glosse. Questa è una glossa che era studiata in particolare da Francesco Bossi, Eschilio Sigma 3080, abbiamo questo verbo strano soppiainusin, e Hansen aveva proposto sinusin, cioè che scuotano la coda, spiegato con oikines, i cani. Potrebbe essere
anche un legame sintattico, dire che in un dato contesto questo verbo, allora sai, non se ne andrebbe benissimo, è detto dei cani. Quando passiamo in casi del genere dalla parola alla langue, bisogna stare attenti, perché verrate questo caso come Kerdalea all'Opex, che significa l'astuta spiegato con volpe. È chiaro che viene subito in mente che sia un legame sintattico collegato a un dato testo, in questo caso un frammento d'Archilco, Kerdalea all'Opex. Tra l'altro, vedete anche la terminazione indica tutto questo. Però è anche vero che se passiamo al discorso di Lang, l'astuta per antonomasia diventa la volpe. Ora, in questo caso direi che il passaggio alla Lang non c'è, perché anche la terminazione ci dice che effettivamente è il passo di Archiloco, ma c'è tutta una serie di termini, di aggettivi collegati a nomi di dei in cui non sappiamo bene se riguardano esattamente un dato contesto o indicano di quelli che erano aggettivi per un dio che poi diventano gli epiteti tradizionali per quel dio. Altro fenomeno che riguarda invece riguarda in particolare la suda e i lessici tardi, è questa agglutinazione. L'agglutinazione bisogna stare attenti, perché un errore che può capitare è quello di vedere, ad esempio, quelli che sono i grandi voci della suda come fossero unitarie. Uno non bisogna tenere presente che un conto sono certi lessici molto maneggevoli, come quello di Esicchio, in cui c'è un lemma con un interpretamentum o qualche interpretamenta. Un conto invece, quella che era una vera e propria enciclopedia come la Suda, che deriva da tutta una serie di diverse fonti che sono in qualche maniera agglutinate tra di loro. Cioè, sono agglutinate, cosa vuol dire? Che sono accostate. Non si può leggerla in maniera unitaria. La glossa della Suda molte volte presenta una prima spiegazione che deriva da una tradizione particolare, quella che noi chiamiamo tradizione della sinagoghe, e poi ci sono varie citazioni. Queste citazioni nascono dal fatto che era presupposto una specie di schedatura della biblioteca di Costantinopoli, in cui venivano ripresi una serie di lunghissima di testi. Quindi queste citazioni non c'entrano con quella glossa, quella spiegazione iniziale, derivano da tutt'altra parte. Un caso, per esempio, che mostra questo fenomeno è quello di questa Suda Chi 570 Adler. Anche qui c'è questo errore, questo K, che non so che cosa c'entri. Forse venuto da sopra, dall'arpocrazione. Dall'arpocrazione forse, ma non lo so proprio. Correggete con una, vabbè, non avete il testo davanti, se qualcuno stampa bisogna correggere con una ampia. Crisis è, che cosa indica Crisis? Una coppa d'oro. Di fianco a questa coppa d'oro, questa spiegazione che, come vedete, noi troviamo in Esicchio, troviamo in questo lessico degli oratori, che è il lessico di Arpocrazione. Ecco, voi trovate accanto alla coppa d'oro
oimos eleemona eiton crusidon, che è un passo di Aristofane della Pace, 425. E poi c'è questa spiegazione, anti tu etton. Cosa significa? Cosa può significare con etton legato a crucis? Come capite, minore legato a crucis, che cosa vuol dire? Uno va a vedere il passo di Aristofane e si accorge che questa è una glossa, è uno scoglio, cioè un'interpretazione del passo di Aristofane. Cosa avevano i compilatori della Suda in questo caso? Avevano davanti, avevano fatto la schedatura di Aristofane e avevano un manoscritto di Aristofane con tanto di scoli. Qui lo scoglio, Etton, spiega l'Emon, dicendo che lui si sente minore, si sente poco davanti quando viene sostanzialmente corrotto. Ecco, questo Etton è la spiegazione di quell'Emon, di quel mi sento commosso davanti a queste coppe d'oro, commosso da queste coppe d'oro. E questo Etton è una spiegazione che troviamo negli scoli. Come vedete, questo è un esempio di agglutinazione, nel senso che questo scoglio alla fine non c'entra niente con l'Emon. Cosa hanno fatto i compilatori? Hanno semplicemente schedato il passo di Aristofane che trovavano nel loro manoscritto in cui c'era Crusidon, l'hanno inserito, inserendo anche lo scoglio, ma lo scoglio, cioè l'interpretazione che noi trovavano in margine, ma quello non c'entra niente con l'Em. Questo è un esempio per mostrare questo, per mostrare questo fenomeno di agglutinazione che noi troviamo in lessici tardi e che ci pone di fronte a questa situazione. Ad esempio, noi in questi lessici della Suda, noi troviamo in questa enciclopedia molte volte citazioni di storici, citazioni anche particolari, e dobbiamo tenere presente anche un altro fatto, che tra i testi che venivano schedati della biblioteca di Costantinopoli c'erano delle specie di manuali, delle antologie che vanno sotto il nome di Costantino Porfirogenito, di questo imperatore. Beh, queste antologie dovevano servire all'uomo politico, e quindi erano una raccolta di testi che riguardavano certi elementi, per esempio il delegationibus, cioè riguardava le varie ambascerie, come fare l'ambasceria. C'era la raccolta di tutti i testi storici che riguardavano le ambascerie. Ora i compilatori della Suda schedano anche questo e noi troviamo elementi del genere, troviamo elementi biografici, troviamo elementi che derivano da fonti disparate e tra loro agglutinate nella stessa voce. Il fenomeno successivo è un fenomeno in cui io credo molto, forse anche troppo, però ecco, quando parlavo dell'edizione di Elio Dionisio e di Paesano Ciclista, e in genere di quanti hanno in passato attribuito semplicemente le glosse come noi abbiamo nei lessici anche più tardi alle loro fonti, secondo me non tenga presente di un fatto, che quando veniva copiato un lessico, questo lessico non si cercava di copiare il lessico semplicemente come si può copiare il testo di Platone, il testo di Tucidide, il testo di Aristofane.
cioè con un rispetto profondo per il testo copiato. E in fondo si cercava di fare un nuovo lessico, e un lessico che servisse alla comunità. Perché la SUD aveva queste caratteristiche? Perché si è cercato di fare in quel momento un'enciclopedia che salvasse in un certo modo tanto materiale, mettesse insieme tanto materiale, perché si aveva quella mentalità, si aveva quell'idea nel fare il lessico. E così molte volte noi abbiamo dei lessici che nascono da un'altra necessità, quella di avere qualcosa di maneggevole nei confronti di qualcosa che di fonti più complesse. Ora, tra l'altro, tenete presente che proprio per questa mentalità chi copia un lessico poteva anche integrare o espungere a suo piacimento. Se aveva quest'idea di passare da un testo più complesso a un testo più semplice, cosa poteva fare? Innanzitutto togliere tante citazioni, togliere tanti elementi che credeva non necessari, oppure proprio per fare una semplificazione, così separare quelli che erano elementi all'interno di una glossa complessa, separarli in più glosse per semplificare le cose. Questo, secondo me, è un fenomeno che nella tradizione lessicografica va sempre tenuto presente. Va tenuto presente soprattutto quando noi abbiamo a che fare con un lessico come quello di Esicchio. Ora, era un discorso che facevamo appunto anche con Ciardello e con altri. Cioè noi facciamo molto partendo da Esicchio, però dobbiamo tenere presente che l'Esicchio che noi abbiamo è un manoscritto del 1400, tra diciamo il 500 d.C., ben che vada, gli anni in cui scrive Esicchio, e il 1400 ne passa di aria. Immaginate quanti interventi quel manoscritto poteva aver avuto, quella tradizione poteva aver avuto. Uno di questi fenomeni, secondo me, è appunto questo, di questa semplificazione e frammentazione di situazioni complesse. Perché dicevo i casi di Pausania Ticista e Elia Dionisio? Perché le uniche citazioni le abbiamo in un commento omerico di un grande autore che è Eustazio di Tessalonica. In realtà viene chiamato di Tessalonica perché è stato così, ma il testo il commento omerico l'aveva fatto prima, l'aveva fatto a Costantinopoli, non a Tessalonica, però ciò nonostante Eustazio. In questo commento di Eustazio cosa abbiamo? Abbiamo citazioni sì di Elio Dionisio e Pausania Ticista, però sono citazioni più complesse, molto più complesse rispetto a quello che viene attribuito sulla base della lessicografia, sulla base di altri lessici. E quindi il mio sospetto è appunto questo. Cosa abbiamo in Esicchio? Adesso, ad esempio, io qui ho fatto qualche esempio. Il primo deriva dalla tradizione dell'Agamennone di Eschilo. Questo è un punto interessante. C'è un verbo che, come tanti verbi in Eschilo, è assolutamente bellissimo perché è denso di significati. Ed è questo tuos case, che Turnebus aveva corretto in tuos case, mentre nei manoscritti noi abbiamo tuos kineis. Tuos case in questo punto è estremamente espressivo perché crea l'immagine di Clitemnestra, che Clitemnestra sta andando in giro per l'intera città
guardando e scrutando nei sacrifici, fa sacrifici e scruta all'interno per sapere che cosa, per sapere se l'impresa che sta per fare andrà bene. Lo dice il coro non sa assolutamente perché Clitemnestra va in giro. Non lo sa, lo sappiamo, lo sanno gli spettatori, sanno che Clitemnestra sta per uccidere Agamennone, ma il coro non lo immagina assolutamente. In questo tuo sketch c'è tutto quanto l'ansia del coro che in qualche modo vede a Clitemnestra fare questa cosa che per lui è stranissima. Guardate un attimo quello che abbiamo in Esicchio. Abbiamo Tuoskein, ecco, e Tuosnei. E invece nello scoglio avevamo Tuoscoeis, abbiamo spiegazioni di questo genere. Probabilmente questo Tuoskein, questo Tuosnei, deriva sempre da questo nostro passo, però sono tutte varianti che questo strano verbo in qualche modo fosse corrotto. Noi abbiamo già la dimostrazione nei codici, abbiamo tuos kineis, e credo che qui ci fosse sotto una glossa più complessa che mostrasse appunto tutta una serie di varianti che dovevano essere varianti antiche su questo passo. Questo è una cosa che io credo, ma non è forse così chiaro come i casi invece che si presentano in questo, che presento qui invece questo passo con Atlos e Atlon. Questi due casi successivi, vedete, voi trovate subito lo pseudo-ammonio, questo ammon, nell'edizione di Nicao, e qui c'è anche tutta una tradizione difficile da ricostruire, da vedere un po' negli esatti termini. Si tratta di lessici che sono lessici sinonimici, che io e Bossi chiamavamo sinonimico-differenziatori, in cui si prendono dei sinonimi o delle espressioni che hanno o delle parole che si differiscono completamente per l'accento o per il fatto che uno è neutro e l'altro è maschile, ad esempio, e poi si cercano delle differenze. C'è tutta un'ampia tradizione, una tradizione che, se vogliamo, culturalmente nasce addirittura dal Caratide di Platone e che troviamo nella lessicografia. Bene, quando noi andiamo a vedere le glosse che corrispondono a queste strutture così complesse, ecco che in Esicchio, oppure sotto, vedete, in questi altri lessici, noi li troviamo in glosse separate. Quindi vuol dire che c'era una struttura più complessa che in qualche modo, proprio per un'esigenza di semplificazione, è trasformata in una struttura più semplice. Vedete qui, Atlos, Caiatlon di Aferei, dice, sono differenti. Se lo uso al maschile, Arsenikos indica l'agon. Se lo uso al neutro, indica invece il premio. Poi ci sono questi esempi. Guardate in Esicchio, Atlata epatla agones, Atlon agonisma ergon epat. Oppure c'è questo Atlos afonos che forse può anche essere legato a questo. Prendete questa glossa ancora, nemeium nemosma natematafos. Che cos'è questa glossa? È quella che io chiamavamo io e Bossi glosse onomastiche. Perché? Perché abbiamo un lemma, poi vari interpretamenta che sono legati a questo lemma. A volte questi interpretamenta sono legati semplicemente per collegamento e sono simili a quelle che noi abbiamo in Polluce, nell'onomastica, in cui abbiamo un elenco
di termini collegati perché appartengono allo stesso campo semantico, però che non sono tra loro corrispondenti, non sono tra loro sinonimi. Quindi abbiamo questa glossa: mnema, mnemeia, mnemosum, anatema, tafos. Andiamo a vedere in ammonio. Mnemeia kai mnemata diaferei. Mnemeia gar elegon ta mnemosina. Mnemata tu stafus. Cioè, mnemeia sono le cose che ricordano, quindi monumenti, diciamo. Mnemata invece i sepolcri. Poi guardate anche un po' come si presenta: mnema meno tafos, mnemeion pan mnemosum. E qui abbiamo una struttura meno, se volete, una struttura che deriva sempre da una struttura complessa, però più stringata. Però abbiamo in più la citazione di Tucidide, che forse c'era originariamente nella struttura e che abbiamo perso poi in quello pseudomonio. Perché, dico brevemente, quando queste strutture, abbiamo parecchi lessici che sono tra loro collegate con questa struttura che è sinonimico differenziatrice. Qual è l'impostazione? Qual è l'impostazione di questo grande autore, questo grande editore di Cao? Dire che nascevano tutti da uno stesso lessico, che era il filone di Biblo, e poi da questo lessico sono un po' sorti tutti gli altri. Attraverso cosa? Attraverso proprio quella semplificazione di cui parlavo. Di contro ci sono altre ipotesi, però questa è forse l'ipotesi più attendibile. Per spiegare cosa intendevo per glossa onomastica, prendiamo l'unico onomastico che noi abbiamo a nostra disposizione, quello di Polluce, e vedete com'è strutturato: mnemata, poloandre, tafoi. Poi qui ritorniamo il passo di Tucidide: parade, Tucidide, mono, tonche, crimenon, cai, eccetera, eccetera. Tonche, crimenon significa tra gli autori di alto livello, tra gli autori scelti, cioè tra gli autori che vale la pena anche citare. Guardate invece quest'altro passo, è semplicemente tafos, mnemam, mnemeion, mnemosum. Questa è la struttura normale che noi troviamo nell'onomastica. Ecco, è una struttura orizzontale quella dell'onomastica, e la struttura orizzontale è quella, mentre la struttura verticale è quella della lessicografia, in cui c'è un lemma spiegato da un interpretamentum. Nell'onomastica noi abbiamo vari elementi che possono essere sinonimi oppure appartenenti allo stesso campo semantico. Prendete ad esempio questo caso, questo Polluce 3, 153. Qui abbiamo gli elementi che si collegano alla gymnastiche. Gymnastiche tecnica, gymnasia ta pragma, gymnasticosto e pirlema, cioè l'avverbio. Allora, questa è la tecnica che si chiama gymnastiche. Gymnasia è l'azione, gymnasia si intende l'azione. Gymnastikos è l'epirema, che si trova, cioè l'avverbio che si trova in Aristotele. Poi improvvisamente, vedete, kai gymnasastai, il verbo, e va bene, l'abbiamo all'infinito auristo. Perché l'infinito auristo? L'infinito auristo perché qui
il verbo è preso in se stesso e l'auristo si adatta particolarmente quando si indica qualcosa preso in se stesso. L'auristo indica propriamente un'azione che è al di fuori del tempo, è un'azione che non è misurabile, quindi è chiaro che a livello lessicografico l'infinito auristo è quanto mai adatto. Quindi apodunei kai gymnas, apodunei, che cosa c'entra apodunei? Lo spogliarsi. Dopo continua, kai gymnosis e va bene, kai gymnasion, che è il posto, va bene, ma poi salta fuori, e là io crisastai, e lì palepstai con isastai. E che cosa vuol dire? Cosa c'entra l'ungersi con l'olio? E poi spiegato con poi l'espressione lipaleipsastai, che vuol dire la stessa cosa di elaio crisastai. Con isastai, tenete presente la storia che poi si buttavano della polvere sopra per pulirsi. Ecco, qui abbiamo quella struttura onomastica, abbiamo un fenomeno che probabilmente era molto ampio, cioè una specie di interferenza tra la citazione e la struttura onomastica. Se infatti andate a prendere quel passo di Tucide che viene citato, est fameron apoduntes, vedete che c'è apoduntes, cioè questi ioni che amavano la vita bella, si spogliavano apertamente e poi si ungevano metato gymnasestai. Lo Scoglio poi dice, guardate, trova l'ipa, lo spiega con elaion, ed ecco che in qualche maniera che cosa succede in questo passo? Cosa succede in questa struttura orizzontale? Che c'è un'interferenza in qualche maniera del testo tucidideo. C'è quella apodudei, apoduntes, c'è la lipa leipsastai, che lipa è leipsanto, che è la spiegazione di lipa leipsastai con elaio crisastai che troviamo, vedete, in quelle elaion, nello Scoglio. Simile anche il passo successivo, ma adesso vi sto annoiando forse un po' troppo, vorrei a un certo punto anche che ci fosse spazio per le domande, lascerei perdere queste parti, anche la Tescheviano abbiamo detto, e vorrei fermarmi un attimo su quest'ultimo punto che avevo in realtà preparato più ampiamente, ma vabbè. Perché questo punto che qui figura come 4b, cioè qual è la domanda che noi ci dobbiamo porre a un certo punto? Quando noi dobbiamo spiegare i testi classici, qual è il valore della lessicografia? Questa è un'altra domanda. Bisogna sempre tenere presente che questa deriva dall'esegesi dei testi. Allora va tenuta presente, ma non in qualche maniera non pensare che sia la interpretazione giusta. Perché questo? Innanzitutto per il discorso che ho fatto all'inizio, quando vi parlavo della coppia contigua e della coppia indiadica. E qui casomai condivido anche un altro caso, poi se può interessare in maniera particolare. Perché a volte nascono queste spiegazioni dal contesto, ma cioè, se si pensa soprattutto ai primi commentatori di Omero, che noi abbiamo indicati con un termine generico, i glossografi, il loro come intervenivano? O basandosi sull'immediato contesto, oppure attraverso discorsi etimologici che
i loro discorsi etimologici non erano come i nostri. La nostra etimologia è un'etimologia scientifica basata sul rapporto tra le varie lingue, un confronto tra le varie lingue parallele, tra latino, greco, sanscrito, quindi un'etimologia scientifica che nasce nel 1700. L'etimologia per gli antichi era un'etimologia che nasceva da somiglianze apparenti molte volte. È un po' quella stessa etimologia che chiamiamo etimologia popolare, oppure quella che voi vedete, sentite da tanti soloni in televisione, ecco, per esempio, non so come si chiama, adesso era anche un cantautore che era anche uno che conoscevo da giovane perché studiava Vecchioni. Ah, sì. Fa Vecchioni, oppure quelle che sentite quando parla Cacciari, insomma, che anche lui si inventa etimologie su etimologie che non c'entra niente, e quelle antiche erano fatte così, quindi sono interpretazioni che sì, che noi dobbiamo tenere presente, ma che molte volte non possiamo prendere come oro colato. Poi accanto a questo c'è la tendenza di non comprendere, e questa è una tendenza che noi abbiamo nei confronti di certi grandissimi autori, e soprattutto di Eschilo, ad esempio. Il lessico di Eschilo è un lessico estremamente espressivo, un lessico che coinvolge tanti elementi. Ora la lessicografia molte volte va in una direzione semplificativa. In fondo tenete presente un discorso che vi ho fatto ancora, cioè che in questa tradizione culturale c'era anche un inizio aristotelico, quindi l'idea che le parole significassero solamente una cosa, oppure fossero chiare. Mentre il lessico di un autore come Eschilo è un lessico in cui c'è una polisemia, una possibilità di creare un'immagine che gli scoli, e quindi la lessicografia difficilmente comprende. L'esempio che vi presento qui è questo di questi metoicon. Qui c'è tutto un discorso molto, molto ampio da fare sul significato di quel metoicon e di quel passo dell'Agamennone. E se guardate i passi, invece gli scoli, se guardate i lessici, vedete che sempre metoicon, e come anche nei riguardi di Sofocle, metoikos è uno che cambia da un luogo all'altro, è uno che cambia. A volte si usa nella tragedia metoikos per indicare un eroe che cade, muore in un posto e che diventa l'eroe di quel posto, protettore di quel posto. È un discorso complesso. Se noi andiamo nella lessicografia lo troviamo spiegato semplicemente con enoikos, cioè con abitante. Con abitante. Ecco, questa che è un esempio che noi possiamo trovare, è un esempio di questa tendenza semplificatrice che noi abbiamo nella lessicografia e che forse non era neanche così forte, e che noi abbiamo proprio perché c'è quell'elemento di cui dicevo prima, cioè il passaggio da strutture che probabilmente erano complesse a strutture più semplici. Perché questo? Perché ricordate anche un elemento, con questo finisco. La lessicografia serve anche per capire come in qualche modo i testi classici sono passati attraverso il Medioevo bizantino e sono arrivati fino a noi. E nel Medioevo bizantino, ad esempio, c'è stato il momento dell'iconoclastia. Non si pensi che nell'iconoclastia il discorso lessicografico, nei 2 secoli dell'iconoclastia, non ci sia stato
un discorso lessicografico, ma questo era fondamentalmente semplificatorio, perché bisogna tenere presente quello che dice un diacono, un Ignazio, in quel periodo, che Irigoyen pose bene in evidenza, cioè nel periodo dell'iconoclastia si aveva quest'idea che fosse la letteratura cristiana e la letteratura pagana, la grande letteratura classica, fossero come i due figli di Abramo, cioè uno, la letteratura classica era il figlio della schiava, mentre la letteratura cristiana era il figlio legittimo, il figlio della moglie legittima. Questo cosa significava? Significava che dal punto di vista contenutistico bisognava rifarsi alla letteratura cristiana, ma dal punto di vista formale bisognava rifarsi alla letteratura, ai grandi classici. Bisognava rifarsi a quella letteratura grandissima che poteva dare il modello formale, che era un modello solo formale, ma allora se era un modello formale, capite che l'interpretazione e il lessico che veniva presentato doveva essere per forza semplificato. Doveva essere semplificato perché serviva solo come un elemento formale. E anche attraverso questo momento passa la lessicografia. Quindi è chiaro che quel discorso semplificatorio è un elemento che riguarda probabilmente anche l'interpretazione. Quindi non solo il discorso, dicevo, della pseudoetimologia, non solo il discorso della cosiddetta coppia contigua, cioè dell'autoschediasmo, in altri termini, ma anche questo discorso culturale di una semplificazione che nasce in un periodo in cui quei lessici, quei testi non erano studiati per il loro significato, ma soprattutto e per la loro forma. Ecco che in qualche maniera può avere un suo valore. Una controprova di quello che vi ho detto. Pensate semplicemente a questo, dal punto di vista contenutistico. Confrontate nella cultura cristiana, confrontate Menandro ed Aristofane e spiegatevi perché Aristofane rimane, Menandro viene sommerso. Si sono tirate fuori tante storie, però in realtà questo è un discorso che va tenuto presente. Menandro, parliamo di un interesse solo formale. Aristofane da tutti è considerato autore tonche crimeano, autore di quelli che dovevano essere, che scrivevano un buon greco. Menandro, da una serie di atticisti che nascono con Frinico, è considerato uno dei primi che scrive un greco non più così valido, un greco un po' barbaro. E qui ho anche esempi di questo. Quindi questo cosa comporta? Che in quel momento in cui la letteratura aveva valore solo formale, ecco che Menandro non serve più, serve Aristofane. Anche se Aristofane ha contenuti che ovviamente nessuno guarda il contenuto. La lessicografia, come vedete, ho fatto molti discorsi e soprattutto vorrei concludere con questo. Bisogna stare attenti e non pensare che questi discorsi siano semplicemente una tecnica che è così, che va al di fuori di quella che è una tradizione culturale, di quella che è una storia culturale. Anche questa e soprattutto questa, anche questa lessicografia è una storia culturale ed è una cultura. Bene, grazie al professor Renzo Tosi per questa bellissima lezione, molto densa. Naturalmente vi siete resi conto della complessità dei problemi che ha toccato e di cui ha
dato alcuni esempi illuminanti in queste 2 ore. Ovviamente poi è un argomento che se qualcuno vuole approfondire potrà scrivere al professore o anche a me e potremo dare dei suggerimenti. E noi intanto gli facciamo sicuramente un applauso virtuale, perché lo faccio io, insomma, a nome di tutti, e chiedo se c'è qualcuno da casa che vuole intervenire per osservazioni, domande, ringraziamento, grazie. No, sì, io ci terrei che soprattutto i ragazzi mi facessero delle domande, perché è chiaro, i colleghi hanno sentito tante cose che sanno benissimo, ma i ragazzi, devo dire, se ci sono cose non chiare è sempre difficile essere chiari su tutto, quindi curiosità. Sono intimiditi o addormentati. Quello può essere anche, no, vabbè, speriamo di no. Bene, intanto magari rompo il ghiaccio io, così vediamo se qualcuno si... Sì. No, una delle cose che hai messo bene in evidenza è appunto il principio metodologico, cioè di come si deve editare un lessico. È chiaro che appunto il lessico presuppone molto spesso, può presupporre molto spesso una tradizione già corrotta a monte. Sì. E chiaramente in quel caso, se noi, un conto è che noi dal lessico ricaviamo, mettiamo la citazione di Eschilo, di Euripide, di Pindaro, chi che sia, e su quella lavoriamo cercando di riportare la sua forma originaria. Un conto è che però dobbiamo editare il lessico. In quel caso, se c'è un errore che probabilmente nasceva già a monte, noi dobbiamo in qualche maniera rispettarlo. Sì, questo è un punto essenziale, in qualche modo è un punto essenziale. Bisogna sempre chiedersi a che livello può esserci l'errore, se l'errore è a monte oppure se nella tradizione di quel lessico, insomma. E sì, questo diventa in sé a volte difficile, per cui c'è poi la tendenza a mettere comunque la croce in ogni modo, c'è una tendenza conservativa da questo punto di sì, vista. forse anche un po', ecco, in un altro versante, a volte. in un altro versante, io mi sono recentemente occupato dell'ultima edizione torineriana di Ateneo, dove pure c'è questo atteggiamento a volte iperconservativo. Chiaramente Ateneo non è un lessicografo, anche se ovviamente per certi versi sì, perché attinge a piene mani alla lessicografia alessandrina e di età imperiale, struttura, cioè fa delle ampie discussioni di carattere lessicografico, tra l'altro dato il carattere dell'opera, spesso con maggiore dovizia di particolari rispetto al dettato scarno che possiamo ritrovare appunto nei lessici. E anche lì molte volte c'è il problema, cioè quando una citazione in Ateneo è guasta, una citazione poetica è guasta perché è contra metrum o per altri motivi, che si fa? Ora, secondo me, ecco, bisogna, insomma, in medias stat virtus, cioè è chiaro che ci sono dei casi in cui è probabile che Ateneo stesso abbia preso un abbaglio, o se non lui le sue fonti, e si capisce chiaramente dal contesto. Però ce ne sono altri in cui veramente diventa difficile supporre che un errore sia dovuto proprio allo stesso Ateneo e non piuttosto ai copisti, perché certi banali errori di traslitterazione da maiuscola, io per esempio certe cose, nell'edizione di Orson ho visto delle mantenimenti di errori tipo una Chilios per Achaios, e non posso pensare che Ateneo abbia quando c'è un errore di minuscola, scusa, per forza. Quindi forse bisogna appunto trovare un giusto mezzo che tra il ricostruzionismo di altri tempi e l'iperconservatorismo dei tempi più recenti.
Sì, sì, anch'io la penso così. Effettivamente c'è questa tendenza. Questa tendenza è chiaro però che quando noi abbiamo un errore in minuscola diventa un po' difficile pensare che un errore di minuscola sia un errore precedente ad Ateneo, ecco perché che io sappia la minuscola nasce verso l'anno 1900, direi, no? sì, siamo là, appunto. Non possiamo pensare che un errore di minuscola, cioè, se è un caso, anche perché le nostre ricerche sono sempre in quest'ambito probabilistiche. È chiaro che l'errore, che la cosa può essere sempre successa, però noi dobbiamo cercare di andare secondo la probabilità più probabile, appunto, andare in quella direzione. Non possiamo certamente fare questo discorso. Ecco, io penso che tu abbia perfettamente ragione, in particolare su autori come Ateneo. È chiaro che le cose diventano più complesse quando tu hai un testo come quello di Eschio. Ovvio. Eschio, abbiamo un manoscritto del 1400. Codex Unicus, certo. Un manoscritto del 1400. Che Eschio vogliamo fare l'edizione, cercare di fare l'edizione originaria scusate, l'edizione originaria dell'Eschio originario diventa piuttosto difficile. Certo, perché poi c'è il problema delle interpolazioni, Sì, il famoso Cirillo, esatto, insomma, perché anche in questa tradizione, ad esempio, c'è l'interpolazione delle glosse ticiste, delle glosse che derivano da un lessico famoso, che era il lessico di Cirillo. E quindi cosa facciamo? Come facciamo? Lì il caso diventa veramente più difficile. Bisognerebbe dal punto di vista appunto così preliminare dire questo è l'esicchio che abbiamo, io faccio l'edizione di questo esicchio e cerco di vedere un po' com'era questo lessico, però sempre con l'idea che però facciamo l'edizione di un esicchio del 1400. No. sì, certo, Non dell'esicchio originario. ovvio, ovvio. Vabbè, ma è come quando hai a che fare con un monumento come la cattedrale di Siracusa, dove c'è il tempio greco alla base, le sovrastrutture paleocristiane, poi la facciata barocca e vattene la pesca, che cosa fai? Tieni tutto, perché la storia è quella, la storia fondamentalmente è quella. Sì. No, un'altra cosa che ti volevo chiedere, di cui, una cosa di cui mi sono dovuto occupare recentemente, sempre a proposito del lessico di Eschio, appunto, abbiamo questo Codex Unicus, dove, come in tutti i manoscritti, insomma, bizantini, c'è una punteggiatura. Ora, io mi sono occupato, non ho fatto ovviamente uno studio sistematico, perché non sono un editore di Eschio, conosco soltanto quei 4 casi di cui mi sono occupato, perché sono citazioni di autori tragici o comici, e ho notato che molte volte da parte degli editori, sia quelli insomma, del passato, ma anche quelli più recenti, come i vari Hansen, Cunningham, eccetera, sì, c'è i quali tra l'altro riprendono latte, sì, certo. si riprendono latte, non è che abbia fatto Ho visto un lavoro originario. Ecco. Ecco. E c'è a volte la tendenza un po' a intervenire anche sulla punteggiatura, nella presupposizione che la punteggiatura è qualcosa di arbitrario, eccetera. Sì, sì. Ora, sì, questo è vero, perché certe volte sembra che effettivamente, soprattutto questo capita quando non c'è una corretta separazione tra lemma e spiegazione, tipo appunto Gymnasium, puntino, adesso non so come potrebbe essere spiegato Gymnasium, eccetera, eccetera, ma la spiegazione. A volte può capitare che rispetto a quello che uno si aspetta, il puntino si trova spostato. E quindi c'è il problema di capire, ma nel lemma che cosa ci va? Ci va una parola, ce ne vanno 2, quella parola era e così via. Ma ecco, io mi domando, almeno mi sono trovato
di fronte a dei casi, poi ne discuterò in uno dei seminari che Vincenzo Ortoleva e Maria Rosaria Petringa organizzano per la cattedra di filologia greca e latina, mi sono trovato proprio un caso, una citazione di Euripide, dove c'è un lemma dove c'è Keras Ortion. Di solito si intendono queste due parole appunto come facenti parte entrambi del lemma euripideo. Il problema è che nel caso l'ho citato, è proprio il caso di quelle grosse in cui come quei legami sintattici, appunto. Per cui io ho molti dubbi avrei molti dubbi a mettere entrambi a lemma. Perché tra l'altro c'è Keras puntino Ortion. Che vuol dire semplicemente in quel caso il Keras è definito così. Appunto, devi tenere presente che l'idea, tra l'altro, dell'anarchica della lessicografia dall'esegesi è un'idea che non devi mai non avere in mente, ed è chiaro che in un'esegesi tu parti da Keras e dici qui è definito Ortion. E qui a questo punto il lessicografo antico mette Keras punto in alto Ortion. Infatti. Io qui sarei molto, è una cosa così che ovviamente nei modi migliori e senza così velatamente avevo fatto notare anche a Berardi per un frammento di Eschilo. Sì, infatti. Ma molto velatamente. Certo, però io avrei veramente molti dubbi su casi del genere. È chiaro che in Euripide ci sarà Keras Ortion, che nel nostro lessico tu debba metterli tutti e due a lemma, mi sembra un po' una forzatura. Sì, che poi in realtà nel caso specifico non sono neanche sicuro, perché poi il nome di Euripide compare dopo, Euripides de. Allora Vuol dire un'altra cosa, che Euripide invece usa Keras con un altro aggettivo, per esempio, perché, tra l'altro, perché questo de tra l'altro spesso viene corretto e così salta tutto. Sai, poi la differenza corretto-corrotto. Sì, sono parenti stretti. C'è qualche... Dopo questi interventi del dottissimo professor su qualche ragazzo così mi dice anche: guardi professore, questa roba non ce ne frega niente. Adesso anzi qualcuno che abbia il coraggio. Con i miei studenti stiamo leggendo Callimaco e quindi molte volte la tradizione patiracea è affiancata dalla tradizione indiretta, quindi lessicografi. Guardate che nei poeti, ad esempio, queste cose capitano, sono interessanti. No. Vabbè, niente, sono rimasti talmente incantati che non proferiscono verbo. Non credo. Fossero qui sarebbero forse così meno addormentati. Va bene, se non ci sono interventi, allora... non fatemi chiamare me, insomma. Qualche curiosità, insomma. No, questo è ragazzo. Vediamo se... Forse Federico, sì, e non la sentiamo. Non ti senti? Mi sente adesso? Sì, adesso sì, grazie. No, di nuovo? No, apri il microfono. No. Ok, No, adesso... ecco, ora sì. Va bene. Mi è sembrato molto interessante quell'accenno che aveva fatto prima, il rapporto tra lessicografia e atticismo, quindi mi chiedevo se ne potesse parlare più nel dettaglio. Sì, è un punto estremamente interessante, cioè la lessicografia a livello alessandrino ha una valenza, diciamo, descrittiva, cioè si descrive in qualche modo il significato di questi termini da un punto di vista. È chiaro che però proprio a livello alessandrino ha anche il valore che dicevo di
repertorio di termini per la poesia. Io sono così convinto che, per esempio, certi passi di Aronda possono derivare anche da lessici. Ad esempio c'è un elenco di scarpe, che questo potesse derivare da un lessico in cui dava tutte le varie scarpe, i vari significati, con vari significati. Questa era la situazione alessandrina. Poi, diciamo, prendiamo l'età di Commodo, che è un'età di Commodo, prendiamo perché è un'età di Commodo anche, dire che ai tempi di Commodo. E comunque sì, fin dalla prima età imperiale, diciamo dal secondo secolo in avanti, c'è questa tendenza nei confronti di un greco che è diventato l'inglese del tempo, la tendenza di dire, beh, bisogna scrivere però nel vero greco, che è il greco della grande produzione attica. Quindi questo cosa comporta? Intanto, se dici questo, devi selezionare gli autori che in qualche maniera appartenevano alla grande produzione attica, cioè quella che può essere modello di quelli stessi. E già sull'elenco degli autori, beh, se uno tiene presente Aristofane, appunto, tiene presente Tucidide, questi autori nessuno discute, ma quando tu vai per esempio più avanti, già con Senofonte o con Menandro, è chiaro che lì ci sono differenti posizioni. Ora, la lessicografia rispecchia anche questo momento, rispecchia la posizione di una cultura che in qualche modo vuole che la produzione dotta, oppure la produzione letteraria, se vuoi, sia scritta in buon greco. E la lessicografia rispecchia questo in alcune opere. In particolare c'è l'opera di Frinico. Frinico è un atticista e, a quanto pare, un atticista piuttosto severo nelle sue scelte. E scrive due opere, e una sembra molto più severa che nell'altra, nella preparatio sofistica. Invece in un'altra piccola opera più stringata sembra che ci sia una selezione molto più forte. Sulla selezione di queste opere che possono essere in qualche maniera, questi autori che possono essere modello, è diversa, ne sono convinto, è meno rigorosa la posizione dell'unico onomastico che a noi è pervenuto, quello di Polluce. In fondo anche in quello di Polluce c'è l'impostazione del tempo, però c'è un'impostazione anche più possibilista per certi versi. Poi c'è quella antiatticista che invece mostra come certi si diverte ad andare a pescare alcuni termini che non vengono assolutamente che vengono condannati da Frinico, dagli eticisti rigorosi, dire guardate che sono stati usati anche da quest'uomo. Mono, dalla Cai, non solo, però anche questo non avete visto bene. Citavo Menandro, perché Menandro? Adesso forse ce l'ho anche qui, ma Menandro sicuramente è interessante perché Frinico e quelli più rigorosi, cioè Frinico in alcune espressioni sembra veramente contrario all'uso di Menandro, che invece era stato apprezzato ad esempio da Aristofane da Bisanzio in ambito alessandrino. Tant'è vero che dice che in una famosa glossa dice che questa espressione è così barbara che non l'ha usata neppure Menandro. È così. Questo tipo di impostazione
condiziona anche un po' la lessicografia successiva, in cui noi abbiamo delle strutture a volte in cui riusciamo a comprendere questa polemica. Ad esempio, una delle opere più importanti è stata l'edizione di oro, l'edizione di oro del lessico atticista di Oro, fatta da Alpers. Oro è, diciamo, dell'ultimissima cultura pagana, quindi siamo nel V secolo, a cavallo tra V e VI secolo, questo periodo, e l'impostazione di quello che dice Von Alpers cerca di dimostrare come qui noi abbiamo un'impostazione molto meno severa, diciamo, di quella di Frinico, di quella di un'altra tradizione. Poi un altro problema è che a volte questo discorso atticista noi lo leghiamo a un discorso di analogia e di anomalia. E allora questo lo dico per i ragazzi: state attenti che quando si parla di analogia nel mondo antico si intende analogia nei confronti di una struttura grammaticale, oppure dal punto di vista del lessico nei confronti di un modello lessicografico, un modello lessicale. Mentre adesso, quando noi parliamo di analogia in linguistica, intendiamo tutt'altro, cioè intendiamo quando da una struttura grammaticale, da un canone grammaticale, c'è qualcosa che esula per analogia con qualcos'altro. Quindi questa parola, lo dico così tra parentesi ai ragazzi, è una parola ambigua, perché nell'antichità significa una cosa, adesso significa esattamente l'opposto. Vabbè, non so se così in pochi minuti ti ho... Sì, grazie, è stato chiarissimo. Altri interventi? Sì, Marianna, prego. Sì, buongiorno, intanto mi sentite? Sì. Ok, intanto ringrazio il professore Renzo Tosi. Questo è un argomento che mi colpisce molto in generale, quello della lessicografia. Mi ha colpito anche il fatto che a un certo punto si è detto che queste raccolte di glosse venissero poi utilizzate dai poeti alessandrini come repertorio. E credo che questo sia anche interessante per la stessa tradizione dei poeti alessandrini, perché così si comprende effettivamente, quando c'è una citazione in un poeta alessandrino, se quella citazione fosse effettivamente quella, tra virgolette, originale, oppure se fosse frutto di una lettura da parte di quel poeta di un repertorio del genere, quindi un'opera lessicografica, appunto. Quindi questo credo sia un aspetto molto, molto interessante. Un po' meno. Sì, Marianna, scusi, se può ripetere, perché a un certo punto abbiamo detto la connessione con l'altro computer. Può ripetere Sì. la parola? Sì, certo, mi sentite? Sì. Sì, dicevo che mi ha colpito in questo discorso il fatto che a un certo punto si è detto come queste raccolte di glosse, comunque queste opere lessicografiche, venissero in qualche modo utilizzati come dei repertori dai stessi poeti alessandrini. Quindi questo ci fa riflettere sul fatto che queste citazioni, molte volte, cioè le citazioni che noi troviamo in questi poeti alessandrini, fossero frutto delle letture che questi poeti facevano all'interno di queste opere lessicografiche. Quindi questo è interessante anche dal punto di vista della tradizione degli stessi poeti alessandrini. Certo, questo è anche il problema, capire i rapporti tra lessicografia e poesia alessandrina. Tanto tempo fa me ne sono occupato, mi ha occupato soprattutto anche un collega greco di nome Rendaco. Effettivamente quello che colpisce è che ci sono certi termini omerici che vengono poi spiegati in maniera con quella forma di autospediasmo che dicevo prima, e quindi vengono spiegati in maniera diversa da quello che è il loro significato originario. Però in ambito alessandrino questo significato
ritorna, soprattutto in autori come Apolonio Rodio. E questo significa che in fondo questa tradizione esegetica che poi porta alla lessicografia in qualche modo influenza anche le lingue, influenza anche la tradizione. Un altro elemento è quello che io credo, ad esempio noi abbiamo un papiro che è uno dei primissimi papiri lessicografici che abbiamo, in cui c'è un elenco di belle parole, un elenco di belle parole, di termini composti. Questo elenco, secondo me, che cosa poteva servire? E tra l'altro questi termini non sono neppure spiegati. Cosa poteva servire se non anche a essere un repertorio di belle parole per i tutti? E questo è una cosa che dice che se le cose stanno così, un po', diciamo, crea un parallelismo tra quello che succede in epoca alessandrina e nella nostra cultura barocca, perché un autore come Genet ha parlato appunto di repertori di belle parole e gli autori barocchi del periodo barocco riprendevano queste strutture. Famoso cannocchiale aristotelico di Tesauro, Esattamente. le metafore. No, mi ha fatto venire in mente tra l'altro una cosa, questo rapporto tra poesia e filologia, adesso vediamo risale già del tempo d'Antimaco di Colofone. Certo. Antimaco appunto è stato uno dei primi esegeti omerici, forse ha fatto anche l'edizione di Omero, sono gli Scroli, e quello che noi possiamo ricostruire del soprattutto della Tenaide, si vede che lui ha molte volte utilizzato i termini omerici spiegandoli secondo un'interpretazione che ne dava lui. O anche lo stesso Callimaco, una cosa che dicevo il torneo 60, 67 Panther, per il ponte si disse, dove Callimaco utilizza la forma Ariete invece della più comune Ariadne, e questa forma Ariete si trovava a quanto pare in Zenodoto di Efese. Quindi no, ci sono, adesso più faccio venire in mente gli esempi, perché anch'io nei miei studi ne ho trovati molti di casi di questo genere, ecco, di situazioni. Poi la citazione di Antimaco è quanto mai corretta, perché effettivamente è un personaggio che in quest'ambito ha fatto molto. Tra l'altro ho seguito anche la tesi poi che è uscita di una mia azienda che si chiama Sagagnolo e che ha fatto questa edizione che è appunto evidenzia questi elementi continui. Quanto a Callimaco, ecco, la mia impressione, ma questa era una mia impressione che avevo avuto negli anni, diciamo, ormai 20 anni fa, la mia impressione è che però il Callimaco fosse a volte, nei confronti, non so, di Apolonio Rodi o di altri autori, più esegeta del testo merito, più vicino al testo merito, più capace di comprendere il testo merito, piuttosto che l'assunto Callimaco, che nelle nostre letterature a volte viene presentato in preferenza come l'ampio nero, in realtà lui non voleva, era talmente rispettoso di quella tradizione che diceva che noi poveracci non possiamo fare questa cosa. Cose di questo genere, ecco, comprendeva a mio avviso il testo merito meglio, ma questo io l'avevo studiato e scritto qualcosa come 25 anni fa, adesso non ho neanche gli esempi. no, gli altri sono piedi omerismi. Bene. Sono interventi. Siamo già girati per la conclusione del nostro tempo. Va bene. Bene, se non ci sono altri interventi, ringraziamo ancora una volta il professore Tosi.
Ci diamo appuntamento a più tardi alle 15:30, sempre in quest'aula virtuale per la commemorazione dei professori Salanito e Donzelli. Grazie a tutti e buona giornata. A dopo. Grazie. Grazie. Renzo, a più tardi. Grazie. Cercheremo di raggiungerti nonostante la tempesta nel pomeriggio, se possibile. A più Noi tardi. siamo qua. Grazie, ciao. Se non siamo tempestati, siamo qua.